prima operazione da fare è controllare la taratura del galleggiante. Come possiamo vedere, dobbiamo togliere almeno un paio di pallini. Operazione molto semplice, con il levapiombo. 1, e 2, senza andare ad intaccare la lenza madre dello 014. Controlliamo di nuovo. Adesso la taratura è perfetta. La seconda operazione da effettuare è la misurazione del fondo. Abbiamo messo la sonda al primo pallino perché l'intenzione è quella di pescare con tutto il terminale sdraiato sul fondo. Poi dopo andremo a spiegarne i motivi. Aspettiamo un attimo. Il galleggiante sta venendo su, come possiamo vedere. Siamo perfetti con l'ultimo pallino che tocca il fondale. Siamo pronti per legare il terminale al nonodo e iniziare a pescare. Terminale di almeno 1 metro, dove andremo a legare un amo ad occhiello del numero 24. Come possiamo ben capire fin da subito siamo di fronte ad una pesca per palati fini. Del resto, pescando con il bigattino talvolta siamo proprio costretti a pescare con terminali sottili per avere una presentazione della larva molto corretta e soprattutto naturale. Andiamo a legare l'amo ad occhiello con il classico nodo KLK. Pescando parecchio in appoggio preferisco legare l'amo fuori asse, soprattutto per ridurre le ferrate a vuoto. Per abbassare la percentuale delle ferrate a vuoto, soprattutto sui cefali, non basta legare l'amo fuori asse, ma dobbiamo anche effettuare una corretta misurazione del fondo e andare ad intervenire su quest'ultima anche durante la sessione di pesca. Noi, come ho già detto, iniziamo a pescare con l'ultimo pallino che tocca il fondale. Possiamo togliere del fondo o addirittura aumentare il fondo in modo da far toccare anche più pallini in terra. Vediamo un po' la risposta che ci daranno i pesci. Come possiamo ben vedere sul fondale abbiamo una buona quantità di alghe, però grazie a un terminale lungo e a un basso lenza molto leggero stiamo pescando con una spallinata 5x5 a partire con pallini del numero 10 per finire con pallini del numero 8 a tarare il galleggiante. Iniziamo a pasturare in maniera abbondante 5-6 fiondate di larve per poi continuare ad alimentare la pasturazione con fiondate continue di poche larve.
Siamo di fronte a un cefalo comune nominato mazzardello, un bellissimo pesce, un combattente formidabile che mette a dura prova l'attrezzatura e anche i nervi del pescatore. Nonostante ramo ad occhiello legato fuori asse e una misurazione del fondo attenta, i cefali tendono a slamarsi, ma questo è dovuto soprattutto al loro apparato boccale e quindi a mangiate non proprio franche, mangiate molto sospette. Talvolta, soprattutto in questo momento che abbiamo sotto una buona frenesia di pesci, i pesci sono in frenesia sui bigattini, può capitare anche di rampinarli. Questo sicuramente, a vedere dal comportamento, era un pesce rampinato e ci ha reso l'amo. In questi ambienti i pesci si comportano da grufolatori, quindi anche cefali e spigole hanno questo comportamento. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il cibo lo aspettano, non lo rincorrono. Quindi andremo ad agire in reverse drugging, pesca a rovescio. Immaginiamo i pesci che mangiano con la bocca rivolta verso il fondo e la coda rivolta verso l'alto. Quindi loro non si curano del fatto che gli passa sopra la testa la nostra piombatura. Reverse drugging vuol dire che il galleggiante sta avanti all'esca, l'esca sta dietro e struscia sul fondo in maniera molto lenta. I galleggianti ad antenna cava sono ottimi per pescare in reverse drugging perché sopportano molto bene il dragaggio, oltre a fornire al galleggiante una grande capacità di segnalare la boccata con una fondata secca oppure una starata. Quando il galleggiante dotato di antenna cava viene lasciato fluire con gli ultimi pallini che toccano il fondo, il trascinamento di quest'ultimi genera un'influenza sulla taratura, influenza di affondamento sopportata a pieni voti in correnti medie. A questo punto avrà la giusta sensibilità per segnalare anche la più difficile delle abboccate.